Poche ore al fischio d'inizio di Inter-Lecce, 25ª giornata di Serie A, dove l'Inter deve assolutamente rispondere, deve tornare a fare la voce grossa dopo la sconfitta brutta e deludente in casa del Bologna. Una 25ª giornata che peraltro è cominciata con un risultato molto sorprendente, 1-0 della Lazio in casa del Napoli, Lazio che in questo momento si trova al secondo posto in classifica. Il risultato per noi è tutt'altro che positivo, io ormai allo scudetto non credo più da diversi mesi, mentre invece una Lazio battuta dal Napoli ci avrebbe fatto molto comodo in vista di una corsa Champions. Questo chiaramente non ci deve assolutamente abbattere, anzi deve essere uno stimolo ulteriore e deve misurare ancora di più i nostri giocatori rispetto a quello che è l'obiettivo finale, ovvero la qualificazione nei primi 4 posti, diciamo così. All'interno di questo contenuto in cui vi do il ben ritrovati amiche e amici passioni interisti, parliamo della gara di domani con le ultime sulle probabili formazioni, dell'avvicinamento dell'Inter con uno Steven Zhang che ha voluto presentarsi ad Appiano Gentile, avere un lungo colloquio con Inzaghi e poi seguire l'allenamento della squadra, e anche un flash di mercato su ultime novità che sono emerse, in particolare riguardo il centrocampo. Quindi vi chiedo fin da subito un click sul tasto mi piace e un'iscrizione al canale, e comincio proprio dal mercato, così ne parliamo e poi archiviamo, visto che c'è da parlare poi della partita. Sul mercato cosa succede? Continuano due piste parallele a trovare sempre più conferme. Da una parte, a livello di cessione, proseguono le voci su un probabile addio di Marcelo Brozovic che, come ne abbiamo parlato a lungo, ha un profilo dal punto di vista sia anagrafico che economico, diciamo, ideale per pensare ad una cessione. Un giocatore non più giovanissimo che dopo l'ultimo rinnovo tocca quote di ingaggio molto alte, superiori ai 6 milioni netti, e una centralità nel progetto Inter che sembra stia leggermente scemando. Non fosse altro che Çalhanoğlu nei mesi in cui Brozovic è stato assente si è dimostrato un ottimo regista, e peraltro lui stesso nell'intervista che ha concesso recentemente alla Gazzetta dello Sport ha aperto in maniera, vi dirò personalmente, sorprendente all'ipotesi di diventare sempre di più e definitivamente un regista. Lui diceva che il suo procuratore, fin da quando ricopriva quella posizione nella Turchia, gli ha sempre detto: quello è il tuo ruolo. E io, che comunque ho sempre pensato che lui alla fine volesse tornare a giocare un po' più avanti, in realtà sembra contento di questo tipo di posizione, quindi questo può essere un ulteriore stimolo rispetto all'ipotesi di privarsi di Brozovic, guadagnarci dalla sua cessione e andare a cercare un sostituto non come regista ma come mezzala. E qui mi collego alla seconda pista di cui vi parlavo, che è quella di Franck Kessy, ex centrocampista del Milan, attualmente al Barcellona, sta giocando nelle ultime partite ma è a tutti gli effetti una riserva, e nonostante appunto i minuti recenti visti in campo pare che si voglia cambiare aria, e essendo molto amico di Çalhanoğlu, essendosi sentiti spesso nelle scorse settimane, negli scorsi mesi, come confermato dal turco, è probabile che si veda nell'Inter una buona soluzione per il suo futuro. È un giocatore che in Serie A, ne abbiamo parlato a lungo, ha già dimostrato di essere dominante. Non credo si possa dire che sposta gli equilibri, ma comunque è un giocatore che ha un certo impatto. Io più di una volta mi sono speso dicendo che preferirei un giocatore con caratteristiche diverse, soprattutto se rimanesse Simone Inzaghi, ma adesso è tutto in divenire ed è tutto in bilico. Però l'Inter pare che stia lavorando intensamente alla soluzione che sì. Per quanto riguarda altri nomi anche simili a quelli del Livoriano, in queste ore, in queste settimane anzi, si è parlato, c'è sempre questo Yunus Musa del Valencia, che però sembra essere già piuttosto costoso. Nelle ultimissime ore è uscita un'ulteriore novità legata ad Emre Can, ex centrocampista della Juventus, forse ve lo ricorderete, attualmente in forza al Borussia Dortmund, che peraltro proprio nelle scorse ore ha giocato contro il Lipsia, non so se avete visto la partita. E poi c'è il profilo di cui abbiamo anche parlato in un nostro contenuto che trovate sul canale, di Naby Keita, centrocampista del Liverpool, che andrà in scadenza a giugno e che pare essere anche lui seguito dall'Inter. Tutti i giocatori per certe caratteristiche abbastanza simili, forse è proprio Emre Can quello che si differenzia leggermente di più, però pare che l'Inter, insomma, la linea mi sembra chiara, sta cercando un giocatore fisico, un giocatore che possa garantire intensità, e sceglierà probabilmente fra uno di questi. Lo vedremo.
Veniamo ad Inter-Lecce. Allora, vi dicevo, Steven Zanga da piano gentile ha voluto, dare anche il suo contributo, sempre nei limiti di quello che possa fare in questo senso, presentandosi da piano gentile, parlando in una lunga chiacchierata con Simone Inzaghi e poi seguendo l'allenamento della squadra. Quello che si è capito all'interno di Appiano è che serve ritrovare compattezza, non solo nella squadra, non solo fra squadra e tecnico, ma fra tutto il gruppo di chi lavora nell'Inter. E di questa cosa ha parlato in maniera, secondo me, perfetta il capitano Zanetti, non Andanovic, Zanetti, che nelle scorse ore, secondo me anche arrivando a smentire un pochino quella che era stata l'intervista del suo collega Marotta, rilasciata a Sky, Zanetti ha detto: "Ma ho sentito dire che, insomma, Inzaghi e la squadra devono dare di più. Io penso che tutti noi dobbiamo dare di più, anche io, anche tutti gli altri che contribuiscono al risultato finale". E da questo punto di vista io do totalmente ragione a Zanetti e mi dispiace dirlo, ma non è la prima volta che recentemente vedo Marotta scivolare leggermente a livello di dichiarazioni o quantomeno dire delle cose che io non condivido fino in fondo. E appunto dicevo, serve ritrovare compattezza, serve che la squadra ritrovi una certa fiducia in se stessa che in alcune delle ultime partite sembra essersi un po' persa, ma soprattutto andando nel pratico serve non sbagliare più. Verso fine marzo ci sarà la sosta, nel mezzo ci sono gare importanti di campionato e il ritorno con il Porto. È banale dirlo, ma è fondamentale vincerle tutte, perché poi, peraltro, a livello di avversari, nelle prossime 2 partite l'Inter ha 2 avversari sulla carta morbidi, mentre ci sono diversi scontri diretti anche tra le nostre pretendenti e qui bisogna iniziare a mettere del fieno in cascina in previsione poi di quella che sarà la fase finale della stagione in cui l'Inter affronterà diversi big match e quindi sulla carta partite ovviamente più complicate. Venendo ad Inter-Lecce vi condivido le probabili formazioni che trovate per chi ci segue da YouTube sul nostro sito con la nuova veste grafica del sito e anche delle probabili formazioni, eccola qua, con l'Inter che dovrebbe proporsi con il 3-5-2, Onana in porta, Darmian, Acerbi, Bastoni in difesa, Dumfries, Barella, Brozovic, Cialanoglu e Gosens a centrocampo, Lukaku e Lautaro Martinez in attacco. Per l'Inter ancora indisponibili i 3 infortunati delle ultime settimane che sono Skriniar, Di Marco e Correa. Tutti e 3 però puntano al rientro contro lo Spezia, gara che si giocherà il prossimo venerdì o al più tardi per il ritorno contro il Porto. Da questo punto di vista quindi Darmian prende il posto di nuovo di Skriniar, Gosens che è stato secondo me uno dei migliori, se non comunque uno dei meno peggio della gara contro il Bologna, confermato sull'esterno sinistro e in attacco molto bene secondo me, altra conferma per Romelu Lukaku che sta continuando a lavorare per tornare al 100% della sua forma, si ricompone la Lula per quelle che inevitabilmente saranno anche prove generali in vista della gara di ritorno contro il Porto. Lecce invece col 4-3-3, Falcone in porta, Gendré, Tuia, Umtiti e Gallo in difesa, Blin, Julman, De Male a centrocampo, Strefezza e Di Francesco con Sissé in attacco. Lecce che ha dimostrato di essere una squadra adatta alla categoria, a inizio stagione ha avuto un po' più di difficoltà, la prima giornata di campionato, ve la ricorderete, fu proprio Lecce-Inter, con l'Inter che vinse però all'ultimo secondo. Nel corso delle settimane il Lecce ha portato a casa risultati pesanti, da segnalare secondo me i 6 punti ottenuti fra andata e ritorno contro l'Atalanta di Gasperini. Quindi occhio perché il Lecce è in fiducia, è una squadra che ha un'idea di calcio ben precisa, mancherà Baschirotto che è uno delle rivelazioni del Lecce, nonché leader difensivo insieme a un TT, e questa è una buona notizia. Però l'Inter è in casa ha fatto tantissimi punti, se non sbaglio uno in meno del Napoli fino ad ora. Peraltro Napoli che ha perso ieri, quindi vincendo l'Inter può anche scavalcarlo, tra virgolette, in questa speciale classifica, quindi è inevitabile dover vincere questa partita. Queste erano le ultime di mercato e di formazione in vista di Inter-Lecce. Io vi ricordo intanto ancora una volta di lasciare un mi piace al contenuto e un'iscrizione al canale. Vi ricordo anche di passare sul club di Passione Inter, www.passioneinter.club, e di iscrivervi al canale anche perché domani si gioca Inter-Lecce alle ore 18 e quindi dalle ore 16:45 su Passione Inter torniamo live per seguire la partita con il nostro pre-partita, la cronaca e il post partita. E poi nel club, come chi ci segue durante le gare sa, ci spostiamo proprio dopo aver fatto le pagelle dei tifosi nel post partita. Quindi se volete sostenerci e supportarci e far parte anche della nostra community esclusiva che
sta vivendo tante novità all'interno del progetto, come avete visto per quanto riguarda la veste grafica. Vi invito ancora una volta a passare su passioneinter.club. Infine, per chi mi segue in podcast lo trovi in descrizione, se invece mi segui su YouTube, qui alla mia destra trovi il contenuto di cui ti parlavo su Navigator.